eccoci qua, è finalmente venerdì e poi è quasi primavera e poi ci sono io che vi parlo di regole. Scherzo. No, non scherzo. Oggi vi parlerò delle mie 5 regole per vivere bene. Ci ho messo anche un po' per scegliere questo titolo, oppure questo titolo si è imposto sugli altri. Comunque, ecco la prima. Self-care è quell'attività che ripristina, sostenga e migliora la salute. Per tanti di noi self-care vuol dire anche uscire con gli amici oppure andare più spesso in vacanza, trascorrere del tempo in mezzo alla natura, andare in bicicletta, trascorrere del tempo con noi stessi, a casa, tranquillamente ad avere tempo a leggere un libro oppure a bere un tè nel pomeriggio, i pranzi fugaci con le amiche durante la settimana oppure trascorrere del tempo con il proprio partner, con i propri figli, con i genitori, uscire con il cane. Tutte queste attività vanno benissimo al 100%, però self-care vuol dire anche di più, vuol dire il saldo della nostra banca energetica. A me piace chiamarlo così perché è quel deposito che si accumula dentro di noi e tutte quelle azioni positive, belle, bellissime che ci nutrono, che ci caricano a livello emozionale, a livello spirituale, ma anche fisicamente. Tra l'altro, l'OMS prevede entro il 2030 che la malattia con maggior impatto sull'umanità sarà la depressione. Il mio consiglio è: trovate del tempo di qualità per voi stessi, di fare quello che più vi piace, e cercate di avere la coppa più piena che vuota, perché questo vuol dire amarvi di più, vuol dire che siamo più gentili con noi stessi, che se siamo più gentili con noi stessi siamo anche più gentili con chi ci sta intorno. Perciò fate le cose che vi piacciono di più, trascorrete del tempo con voi stessi da soli se avete bisogno di questo, trascorrete del tempo con gli amici se avete bisogno di questo, fate sport se è questo che vi piace tanto, leggete o fate tutto quello che vi piace. È importante star bene voi e poi fate star bene anche gli altri, ovviamente, che girano intorno a voi, e così diffondete positività e armonia e questo è importante. Tra l'altro non arrivate a toccare il fondo, è importante tenere il reservoir sempre pieno di cose belle. Parlate anche apertamente con i vostri cari di questa cosa, delle vostre necessità. Tutti abbiamo bisogno di nutrirci, tutti abbiamo bisogno di trascorrere e di fare delle cose belle per noi stessi. Io di solito ho la mia agenda e programmo le cose già dalla domenica pomeriggio, domenica sera, e mi aiuta tantissimo questo perché inizio già a star meglio. Pensando che lunedì faccio questo, martedì faccio questo, mercoledì vedo l'amica, giovedì vado a fare una passeggiata, vado in bicicletta, vado in quel bar per bere il mio tè preferito. I rapporti sociali. Emerson diceva l'unico modo per avere un amico è essere un amico. Nella mia opinione è importante non perdere l'abilità di stringere i rapporti, è importante quella magia, non perdere quella sottile magia che trasforma un momento di un contatto in un'amicizia oppure perfino in un amore. Bisogna sorridere, bisogna attaccare il discorso, bisogna socializzare, bisogna rompere il ghiaccio, bisogna renderci vulnerabili. A me piacciono queste persone che sono aperte, che fanno il passo avanti loro, mi piace incontrare delle persone così. Poi penso sia naturale che questo istinto nostro di stringere amicizie, di socializzare, penso sia un istinto biologico, evoluzionistico. D'altronde è anche importante comunque dare il giusto valore anche alle amicizie che contano per noi, a mantenerle vive, a mantenerle vicino al nostro cuore. D'altronde a me piace pensare che ho un'intera squadra dalla mia parte, perché ho l'amica premurosa, ho un'amica riflessiva, ho un'amica divertente, ho una compagna per andare a fare le passeggiate, ho la mia estetista, ho le mie colleghe,
Sono tutte persone che mi coccolano, che sono di una grande ispirazione per me e secondo me il rapporto sociale rappresenta una grande risorsa per il nostro self-care. Tieni le spalle aperte, ecco anche una regola un po' simpatica. Stare dritti dal punto di vista fisico vuol dire essere dritti anche dal punto di vista metafisico, vuol dire accettarsi, vuol dire essere responsabili della propria vita, vuol dire prendersi in mano la propria vita. Il sistema nervoso reagisce in modo diverso se noi affrontiamo le sfide della vita con uno spirito di iniziativa oppure se ci comportiamo come avessimo di fronte a una catastrofe. Ma vi parlavo anche forse nel video precedente del body language e vi dicevo quanto il corpo può condizionare la mente. E mi trovo ancora a insistere su questa cosa, perciò diventiamoci più consapevoli della nostra postura, di questa potenza del nostro comportamento, della nostra postura. Cerchiamo di guardare sempre in alto, cerchiamo di tenere le spalle aperte, di guardare sempre le persone negli occhi mentre parliamo con loro, cerchiamo di esprimere la nostra opinione senza aver paura del giudizio altrui. Man mano che ci esercitiamo in queste cose, riusciamo a essere anche più sciolti nelle nostre relazioni, riusciamo anche a stringere con più facilità le amicizie, ci sentiamo più powerful, crediamo di più in noi stessi e tutto va meglio e tutto poi è più facile. E ancora di più vi dico che riusciamo a star dritti anche di fronte alle difficoltà della vita e riusciamo anche a essere di supporto e di conforto per i nostri cari, per i nostri amici quando hanno bisogno di un supporto. Pensa sempre che l'altra persona che hai di fronte sa qualcosa che tu non sai. Nella mia opinione una conversazione è autentica se c'è l'ascolto attivo, se ti interessa veramente quello che dice l'altro. A volte parliamo uno sopra l'altro oppure ognuno per conto suo come nei talk show televisivi ed è bruttissimo perché si perde la bellezza di un dialogo. A volte perdiamo quello che l'altro vuole esprimere e restiamo prigionieri delle nostre piccole certezze perché non riusciamo a captare un punto di vista diverso. A volte ci troviamo in situazioni ancora più imbarazzanti e a me è capitato quando magari abbiamo di fronte una persona che si vuole confidare con noi, però noi abbiamo la testa un po' al lavoro che abbiamo lasciato 5 minuti prima di incontrarla oppure a quello che dobbiamo fare dopo e poi abbiamo anche un orecchio e sentiamo anche quello che si parla intorno a noi. Mi rendo conto che non sono presente per la persona a un certo punto ed è frustrante e sono sicura che anche la persona capisce che io non sono presente lì per lei. In tutto questo casino è meglio dire: scusami, in questo momento sono impegnata, non posso ascoltarti, ti posso cercare io dopo perché ci tengo veramente a sentire quello che mi dici. La conversazione deve essere bella, deve essere fluida e tutti si devono divertire in una conversazione, si devono sentire a loro agio. Nessuno deve primeggiare, non devi fare colpo su nessuno, non devi vincere, non deve vincere nessuno. Ecco, per me questa è una conversazione autentica. Mangia, muoviti, dormi. Sono 3 elementi fondamentali, sono degli argomenti molto complessi. Magari in un prossimo video possiamo anche approfondirli individualmente, se volete. Il succo del mio messaggio di oggi è che non possiamo fare sempre e soltanto affidamento sulla forza di volontà, perché dobbiamo accettare il fatto di essere umani e non dobbiamo essere troppo severi con noi stessi. Come possiamo sostituire questa forza di volontà? Beh, riducendo il numero delle decisioni radicali, riducendo le tentazioni dal nostro ambiente di vita, facendo dei piccoli passi ma costanti per riuscire a mangiare sano, ad avere un sonno efficace e a muoversi in modo sano. Sicuramente i cambiamenti radicali sono poco sostenibili. Muovetevi tutti i giorni, almeno 20 minuti al giorno. È importante che
trovate divertimento in quello che fate, perché altrimenti non dura nel tempo. Ovviamente io non parlo di come avere addominali scolpiti qua, e tra l'altro ci credo molto anche nel movimento casuale, quello quotidiano che facciamo magari in casa, quando puliamo i bagni o puliamo la casa e i vetri, che facciamo la spesa. Ci sono dei studi fatti che dicono che il movimento casuale quotidiano dipende, l'efficacia di questo movimento dipende dall'atteggiamento mentale. Per quanto riguarda il sonno notturno, sono crollate tante di quelle idee che sostenevano che dormire poche ore di notte, alzarsi molto molto presto la mattina voleva dire essere proattivi e efficienti. Ultimamente anche le persone con un'alta performance lavorativa tendono ad allinearsi a una corretta igiene del sonno. Dormono circa 8 ore e 30 minuti a notte e io non posso che essere d'accordo. Ho sempre pensato che il sonno notturno sia fondamentale. Ci vediamo tra una settimana, grazie. Iscrivetevi al mio canale, lasciatemi un like se volete, seguitemi sulla pagina Instagram, scrivetemi anche in direct Instagram se volete dei messaggi personalizzati. Grazie.